Da Nazareth a Loreto. La casa di Maria tra leggenda e realtà. La storia della traslazione della Santa Casa di Loreto è una narrazione che mescola elementi di storia, leggenda e devozione religiosa. La Santa Casa di Loreto è una cappella di pietra che, secondo la tradizione cattolica, è la casa dove la Vergine Maria è nata, cresciuta e ha ricevuto l'annunciazione dall'Arcangelo Gabriele. Si ritiene che questa casa sia stata trasportata miracolosamente da Nazareth, in Palestina, a Loreto, in Italia. La leggenda della traslazione della Santa Casa ha radici antiche e ha avuto diverse versioni nel corso dei secoli. La versione più accettata della storia, che è stata tramandata attraverso le tradizioni e i racconti religiosi, narra che la Santa Casa fu portata via da Nazareth dagli angeli nel 1291 per preservarla dai pericoli derivanti dalle crociate e dalle lotte in Terra Santa. La Santa Casa venne quindi miracolosamente deposta nella città di Loreto, in Italia, il 10 dicembre 1294. L'edificio fu collocato inizialmente in una foresta e divenne un luogo di pellegrinaggio e venerazione da parte dei fedeli. Nel corso dei secoli, la cappella fu ampliata e inglobata in un grandioso santuario mariano, noto come il Santuario della Santa Casa di Loreto. La traslazione della Santa Casa è stata sostenuta e promossa dalla Chiesa Cattolica, che ha riconosciuto la sua importanza come luogo di devozione mariana. Papa Urbano VIII confermò l'autenticità della storia della traslazione nel XVII secolo e dichiarò la Santa Casa un luogo di pellegrinaggio. Nel corso dei secoli, numerosi papi hanno visitato il santuario e hanno concesso indulgenze ai pellegrini che lo visitavano. È importante notare che, sebbene la storia della traslazione della Santa Casa sia ampiamente accettata nella tradizione cattolica e sia stata oggetto di devozione per secoli, non esistono prove storiche o archeologiche definitive per confermare o confutare la leggenda. La Santa Casa di Loreto rimane un luogo di grande significato religioso e culturale, visitato ogni anno da migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Il motivo per cui la Madonna Nera di Loreto è scura è principalmente dovuto al processo di ossidazione del legno nel corso dei secoli. Tuttavia, questa scelta potrebbe riflettere influenze iconografiche africane o essere stata intenzionalmente fatta per conferire un senso di mistero e devozione. Indipendentemente dalla causa, il colore scuro della Madonna Nera è diventato un elemento centrale nella sua venerazione e nell'interpretazione della sua importanza spirituale. La Madonna di Loreto viene invocata per la protezione della famiglia, della casa e dei viaggi, e anche la santa protettrice degli aviatori. La festa liturgica della Madonna di Loreto, celebrata il 10 dicembre, ricorda il giorno in cui, secondo la tradizione, la casa giunse miracolosamente a Loreto. Questa ricorrenza è un momento di profonda devozione, soprattutto nelle Marche. La Santa Casa di Loreto rimane un simbolo di fede e mistero, un ponte spirituale tra la Terra Santa e l'Europa cristiana, e un luogo che continua ad attirare pellegrini da tutto il mondo. La Madonna di Loreto è patrona di diverse città, tra cui Loreto, Arpino e Brescia. La sua festa, celebrata il 10 dicembre, è un momento di intensa devozione e partecipazione. A Loreto, i festeggiamenti prevedono una solenne celebrazione eucaristica, processioni suggestive e la rievocazione storica del miracolo della traslazione della Santa Casa. Le celebrazioni per la Madonna di Loreto iniziano già la sera del 9 dicembre. Il Santuario Pontificio della Santa Casa invita i fedeli a partecipare a un gesto simbolico, accendere una candela e collocarla sulla finestra di casa, accompagnando il gesto con la recita di un'Ave Maria o delle litanie lauretane. Questo rito richiama la tradizionale accensione dei falò nelle campagne, che dal XVII secolo commemora l'arrivo della Santa Casa sul Colle di Loreto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294. Il gesto simboleggia il legame spirituale tra la propria casa e la Santa Casa, invocando la pace per tutta l'umanità. I fedeli possono inoltre inviare una foto della candela accesa, indicando la propria provenienza, all'indirizzo email del santuario. Le immagini saranno pubblicate sul sito ufficiale e sui canali social del santuario. La festa della Madonna di Loreto non è solo una celebrazione di fede, ma anche un simbolo di unità e speranza per le comunità di tutto il mondo.
Attraverso preghiere, processioni e riti suggestivi come l'accensione delle candele, i fedeli rinnovano il loro legame spirituale con la Santa Casa, un luogo che richiama la presenza di Maria e il mistero dell'incarnazione. In un mondo spesso segnato da divisioni e incertezze, questo momento invita ciascuno di noi a riflettere sul valore della famiglia, della pace e del dialogo, portando la luce della fede nelle nostre case e nei nostri cuori. La Madonna di Loreto continua così a ispirare generazioni, custodendo con amore chi si mette in viaggio, non solo nei cieli, ma anche nel cammino della vita. Allora, come vuole la tradizione, accendiamo insieme una candela a Maria, chiedendo che la sua protezione illumini sempre il nostro cammino.